Ma per quale motivo ZJ farebbe video del genere? Cosa significano? Beh, è molto semplice. O forse non esattamente così semplice. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Digital Mystery. Negli ultimi tempi sono tornato ad investigare in dettaglio alcuni grandi misteri di Internet e soprattutto di YouTube. E tra questi ce n'è uno forse un po' meno conosciuto, ma che ha rovinato il sonno a milioni di persone in tutto il mondo. Il titolo di questa misteriosa clip è My Sister e ciò che nasconde vi sorprenderà, ve l'assicuro. Prima di iniziare però è giunto il momento di parlarvi dello sponsor di questa puntata. Oggi torna a trovarci Surfshark, il servizio VPN che rende la tua vita digitale sicura al 100%, oltre ad offrirti grandi vantaggi di cui non potrai più fare a meno. Di fronte alle minacce che si presentano ogni giorno online, Surfshark è un alleato indispensabile. Utilizza una crittografia d'avanguardia e dei protocolli VPN leader nel settore. Protegge IP e DNS, così nessuno saprà da dove ti connetti. E grazie alla sua politica di no-log non tiene traccia di nessuna delle tue attività in rete. Con un solo account puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi, computer, tablet, telefono e addirittura console. Ma Surfshark non fa solo questo. Ti permette altresì di visualizzare contenuti non accessibili dall'Italia, rimanere sicuro quando usi le postazioni Wi-Fi pubbliche, eludere la censura di determinati servizi in determinati paesi e molto altro. A tutti gli affezionati all'inspiegabile Surfshark, in questa occasione, offre uno sconto dell'83% sul prezzo dell'abbonamento, più 3 mesi extra gratis per provare tutte le sue funzionalità. Per ottenerlo devi solo utilizzare il codice promozionale INSPIVPN al momento della sottoscrizione, oppure fare clic sul link che trovi nell'info box. Vivi la tua vita digitale al massimo con Surfshark. E adesso possiamo passare all'argomento di oggi. Ecco quindi My Sister, la verità sul video che non dovresti mai vedere su YouTube. My Sister è un video che è stato caricato su YouTube nel maggio del 2011. La clip si apre con quella che sembra essere una ragazza che prova vari abiti di fronte alla telecamera. Tuttavia, qualcosa in questo video sembra strano. Il volto della ragazza, anche se convincente, sembra innaturale. Nella prima inquadratura appare chiaro che si tratti di una maschera. Ma che dire della scena in cui la maschera viene tolta e la ragazza mangia una torta? Lo youtuber che caricò il video My Sister fu responsabile della nascita di un nuovo inquietante mistero sulla piattaforma. Il suo continuo rifiutarsi di parlare dell'origine della clip e del suo vero significato portò alla nascita di terribili leggende urbane. Ma la verità dietro le sue origini è in un certo senso più sorprendente delle credenze legate alla stessa. Le vere origini di My Sister. A questo punto è giunto il momento di scoprire cosa si cela realmente dietro a questa clip disturbante. Ebbene, iniziamo dicendo che, come spesso accade, il canale YouTube che caricò il video nel 2011 non è il vero autore dello stesso. Quello che fece è semplicemente scaricarlo da un altro canale YouTube e ricaricarlo sul suo, senza menzionarlo in nessun modo, cosa che già di per sé considero scorretta. Tuttavia, affinché potesse sortire l'effetto desiderato, cioè inquietare il pubblico, era necessario che la sua vera origine rimanesse nascosta. In effetti, è proprio tirato fuori dal suo contesto che appare criptico e senza senso. Se lo inseriamo invece nel suo contesto originale, può rimanere un po' inquietante per alcuni, ma sicuramente non privo di senso. Il canale YouTube che pubblicò originalmente la clip è questo. D'ora in poi lo chiamerò ZJ per semplificare. ZJ la caricò sulla piattaforma il 18 maggio del 2009, ben 2 anni prima che diventasse popolare. Il titolo che attribuì alla sua creazione è Unmasking and Eating, togliendomi la maschera e mangiando. Ma è solo entrando nel canale di ZJ che si riesce ad avere un'idea più precisa della tipologia di contenuti che è solito proporre. In ognuna delle sue clip appare sempre indossando una maschera che gli fa assumere sembianze femminili. Si tratta di maschere in lattice estremamente realistiche che aderiscono perfettamente al viso del protagonista. In questo modo può dargli vita, addirittura aprendo e chiudendo la bocca per mangiare. Ed è proprio questo il senso della clip, mostrare al pubblico il livello di realismo della maschera in sé, soprattutto della seconda maschera,
che si cela sotto a quella dal sorriso creepy. La descrizione della clip ci dà maggiori informazioni sui materiali di cui sono fatte le due maschere indossate dallo YouTuber. La prima maschera è di plastica, la seconda è fatta di gomma a piuma di lattice. Ma per quale motivo ZJ farebbe video del genere? Cosa significano? Beh, è molto semplice. O forse non esattamente così semplice. In realtà ciò che vediamo sullo schermo è un tipo di feticismo che porta un uomo, normalmente eterosessuale, a provare piacere nell'assumere le sembianze di una donna. Il nome di questo feticismo è autoginefilia e credo proprio che si meriti una spiegazione un po' più esaustiva. Eccola qui. Cos'è l'autoginefilia? Il termine autoginefilia è stato coniato dallo psicologo Ray Blanchard nel 1989 per descrivere i transessuali non omosessuali. Si parla di autoginefilia quando un uomo si eccita sessualmente ad immaginare se stesso come donna. Abbiamo 4 tipi di autoginefilia, secondo Blanchard: travestita, comportamentale, fisiologica e anatomica. Quella travestita riguarda gli autoginefili che sono eccitati sessualmente dagli indumenti femminili. Quella comportamentale vede l'eccitazione derivare dall'atto o la fantasia di fare qualcosa considerato come femminile, per esempio fare la maglia con altre donne oppure andare dal parrucchiere. Quella fisiologica riguarda la fantasia di avere funzioni del corpo femminile, come le mestruazioni o la gravidanza. Quella anatomica riguarda la fantasia di avere parti del corpo femminile, come il seno, ma anche un viso femminile. Quindi quella mostrata nella clip My Sister è un'autogenefilia anatomica, ma allo stesso tempo fisiologica, riconoscibile nella scena in cui il protagonista finge di avere un bambino in grembo. Tuttavia, perché mai il video si è reso così popolare? Perché mai viene segnalato come uno dei più creepy su YouTube? Vediamolo insieme. Cosa rende così inquietante My Sister? Beh, se mi seguite da molto tempo dovreste conoscere la risposta a questa domanda. Ciò che rende terrificante la clip è un meccanismo psicologico conosciuto con il nome di Uncanny Valley, valle perturbante. Secondo la definizione data da Wikipedia, Uncanny Valley, traduzione la zona perturbante o valle perturbante, è un'ipotesi presentata dallo studioso di robotica nipponico Masahiro Mori nel 1970, pubblicata nella rivista Energy. La ricerca analizza sperimentalmente come la sensazione di familiarità e di piacevolezza sperimentata da un campione di persone e generata da robot e automi antropomorfi possa aumentare al crescere della loro somiglianza con la figura umana, fino ad un punto in cui l'estremo realismo rappresentativo produce però un brusco calo delle reazioni emotive positive, destando sensazioni spiacevoli come repulsione e inquietudine paragonabili al perturbamento. In questo caso non si tratta di un robot, ma di una maschera estremamente realistica, a cui mancano espressioni umane reali. Ciò la rende disturbante alla maggior parte di noi. Tuttavia, questa sensazione può presentarsi di fronte a qualsiasi tipo di maschera che riproduce fedelmente un volto umano, e quanto più realistica, più perturbante appare. Manca solo un ultimo elemento da analizzare. A cosa fa riferimento il titolo My Sister? Questa è una domanda che in molti si saranno fatti. Per quale ragione venne caricata su YouTube con il titolo My Sister? Sebbene per molto tempo questo titolo non sembrò avere nessun significato in particolare, la verità è che dà un indizio molto chiaro di ciò che viene mostrato nella clip. Le persone che si dedicano al feticismo di cui vi ho appena parlato, infatti, sono conosciute come Rubber Sisters, che nella traduzione letterale in italiano sarebbe un po' come sorelle di gomma, facendo riferimento ovviamente ai materiali preferiti dagli amanti di questo tipo di trasformismo. Ora, non c'è dubbio che questa pratica possa lasciare abbastanza di stucco. L'importante però è che sia totalmente innocua. Dopotutto, non ha mai fatto male a nessuno. Ad ogni modo, ecco la verità che sta dietro a questa clip, che per anni è rimasta davvero inspiegabile, ma che ora finalmente, inserita nel suo contesto originale, alla maggior parte di noi potrebbe solo apparire bizzarra. Ma voi conoscevate il video My Sister? Se così fosse, che idea vi eravate fatti la prima volta che l'avete visto? Fatemelo sapere in un commento.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.